Ragazzi, eccoci di nuovo insieme per un nuovo appuntamento con il mondo Lego. Come sono andate le feste? Già vi immagino tutti quanti appanzati sulla poltrona pronti a vedere la mia nuova recensione, dite la verità. Tranquilli che pure io gli ho dato sotto le feste. Allora, bene, non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo subito a presentare il nostro nuovo set. Oggi vi parlerò del set Creator Expert 10269, l'Harley Davidson Fat Boy. Uscito ormai nell'agosto del 2019, ero curioso di presentarvelo proprio perché al momento è il set motorbike più grande della Lego. Infatti misura 20 cm di altezza, 12 di larghezza e 33 cm di lunghezza. Viene venduto al prezzo di 94,99 € e la cosa interessante è che per il design finale è stata utilizzata una combinazione ibrida sia di pezzi Lego Technic che pezzi Lego System, per renderla il più reale possibile. La base di partenza da cui è appunto ispirato il modello è la versione appunto del 2019 della Fat Boy con il classico schema di vernice Wicked Red. Ricordo inoltre per i più curiosi che al momento della celebrazione del lancio del modello la Lego ha realizzato una versione a grandezza naturale composta da quasi 70.000 pezzi e ci sono volute ben 865 ore di lavorazione. Qualcosa di mostruoso. Io l'ho vista e vi posso garantire che è veramente fantastica. Sulla scatola a sfondo nero si notano subito i loghi colorati di Lego Creator, che vi ricordo per l'appunto è una serie Expert, e del logo dell'Harley Davidson. La foto rappresenta la moto completamente montata, che ad uno sguardo veloce non sembra neanche un modello realizzato con i mattoncini. Sul retro, invece, della scatola, molto carina l'immagine del tachimetro e l'immagine del motore Milwaukee 8, caratteristica appunto della vera Fat Boy del 2019, con i pistoni mobili che prendono poi vita facendo girare la ruota. Perfetto, adesso procediamo con il nostro unboxing. Io ragazzi la scatola, vi dico la sincera verità, l'ho già mezza aperta perché dalla regia se no mi baccagliano, però ricordatevi insomma dei sigilli, di non rovinarli. Nella confezione troviamo 7 bustine numerate dalla 1 alla 4. Ho apprezzato tanto il fatto che questa volta sono numerate a differenza del set della Ducati che non lo erano. Le 2 ruote, gli adesivi e le istruzioni. Allora, nelle prime pagine del libretto troviamo una bellissima sezione introduttiva che rappresenta appunto la storia dell'Harley Davidson. In più una piccola sezione extra che spiega quali sono state le difficoltà affrontate durante la costruzione di questo set. Infine, per quanto riguarda le istruzioni del montaggio, a prima vista risultano anche molto chiare. Andando verso la fine, concludiamo appunto come sempre con il riepilogo dei pezzi utilizzati per il montaggio di questo set. Forza ragazzi, seguitemi nel montaggio.
Benissimo, come vediamo sul motore troviamo appunto riproposto il numero 107 che sta ad indicare la cilindrata. Subito più in basso il marchio dell'Harley. Ora procediamo a montare il motore sopra la carena. La vera novità che possiamo notare è appunto la ruota posteriore da 35 mm, che è la più grande realizzata per le motorbike. Infatti al suo interno sono stati montati due cerchi, le cui dimensioni sono le stesse dei cerchi di altri set.
Benissimo ragazzi, eccoci arrivati alle conclusioni finali. Ho sicuramente apprezzato il realismo del logo della Harley, stampato come vedete appunto qui sul serbatoio della moto. I dettagli iconici del manubrio, che è più alto appunto rispetto a quella che è la seduta, e questo veramente mi ha affascinato, l'inserimento del cavalletto laterale che lo rende indipendente dallo stand, quindi se uno vuole lo può mettere lì bello bacheca, o con il cavalletto laterale o con il suo proprio stand. In più, in particolare da sottolineare sono appunto i dettagli delle luci e degli specchietti semovibili, bellissimo. La cosa che mi fa sicuramente storcere il naso ragazzi e mi fa avvelenare come una biscia è che non capisco come non si sia riuscito a mettere le parti cromate su sta cavolo di moto. Ora voi mi dite, un Harley senza le parti cromate non è un Harley, però sorvoliamo anche su questo, prima o poi ci arriveranno. Per concludere, importante o no, dipende dai punti di vista, il design della forcella secondo me risulta decisamente fuori proporzione. Anche qui ricordiamo è un set Creator, non è un set Technics, quindi dimensioni della forcella, non abbiamo l'ammortizzazione, lo vedete meglio senza stand, però voglio dire, il dietro della moto, il retrotreno della moto qualche cosina lo fa, la forcella un pochettino si muove, nel complesso possiamo dire che gli diamo un bel 7. Magari poi se volete andiamo pure a fare una partita a racchettoni, che dite? Ragazzi, io vi ringrazio perché mi state seguendo in tanti, ricordatevi di iscrivervi al canale perché se sta baracca tira avanti è solo merito vostro, lasciate un bel like, cliccate sulla campanella delle notifiche, condividete che mi fa piacere e ricordatevi, solo il meglio è abbastanza. Ciao ragazzi, alla prossima! E mi fa avvelenare come una biscia. Ho fatto una cazzata, ho esagerato.